Ciao. Mi scusi. Buongiorno. Sei un insegnante di italiano? Buongiorno. Sì, sono un insegnante di italiano. Perché? Come posso aiutarla? Grande. È da circa un'ora che cerco un insegnante di italiano. Beh, dato che questo è un istituto italiano, non dovrebbe essere stato così difficile trovare un insegnante italiano. Ma dimmi, come posso aiutarti? Sei uno studente di questo istituto? Come ti chiami? Mi chiamo Simon e sto bene. Non sono un tuo studente, ma ho bisogno che tu mi aiuti. Sicuro. Dimmi semplicemente il tuo problema e farò il possibile per aiutarti. Simon. Grazie, insegnante. Beh, in pratica, ho bisogno di sapere qual è il corso migliore per imparare l'italiano. Insomma, come posso scegliere il corso giusto per imparare e parlare italiano? Ho bisogno di saperlo. È una domanda difficile. Su YouTube puoi trovare video su diversi argomenti. Sì, lo so che posso imparare l'italiano con YouTube. Ma cosa succede se voglio seguire o acquistare un corso di italiano? Forse voglio investire dei soldi o posso trovare un corso gratuito, ma buono. Ho bisogno del vostro aiuto. Va bene. Allora devi sapere come scegliere il corso di italiano giusto per te. Certo che posso aiutarti. Capisco che scegliere un corso di italiano possa essere travolgente. Gran parte del materiale italiano gratuito disponibile online è di scarsa qualità. Lo capisco. La maggior parte delle volte, in realtà ti rende ancora più confuso e sopraffatto di prima. E lascia che ti dica una cosa, Simon. Questo è molto dannoso per il tuo processo di apprendimento. E non è tutto. Tanti corsi di italiano insegnano l'italiano nel modo sbagliato. Finisci per sprecare tempo e denaro in esercizi linguistici inutili che non portano risultati. Allora come fai a sapere quali corsi ti offriranno il miglior rapporto qualità-prezzo? Ti dirò le cose più importanti da cercare quando si sceglie un corso di italiano. Innanzitutto, il più importante. Devi cercare insegnanti qualificati ed esperti. La qualità degli insegnanti è una componente molto importante in ogni corso. I cattivi insegnanti possono creare. Mancano delle conoscenze e delle competenze necessarie per insegnare l'italiano in modo efficace. Ciò fa sì che gli studenti perdano fiducia e motivazione. Mi creda. Infatti, il motivo principale per cui gli studenti abbandonano i corsi di italiano è perché non gli piace il loro insegnante. A me è successo quando ero a scuola. Ho avuto un pessimo insegnante in prima elementare. Parlava solo in italiano, ma il nostro livello di italiano era davvero scarso, quindi nessuno la capiva. Quindi, quando dovevamo partecipare alla lezione, lo odiavamo perché non potevamo farlo. Penso che questo sia stato uno dei motivi principali per cui molti dei miei partner odiavano l'italiano. Pertanto,
Non dovrebbe sorprendere il fatto che mettiamo la qualità e le credenziali degli insegnanti così in alto nella lista. E voglio che tu capisca una cosa davvero molto importante, Simon. Fai attenzione. Insegnare una lingua è un'abilità specializzata, solo perché qualcuno sa parlare una lingua. Ciò non significa che possano insegnarlo bene, e solo perché un insegnante è madrelingua. Non significa che siano un buon insegnante. Ed è assolutamente vero. Vi racconto un esempio. 5 anni fa lavoravo in un'istituzione molto conosciuta. Hanno deciso di assumere un insegnante madrelingua. Gli studenti si sono emozionati perché veniva dagli Stati Uniti. Tutti volevano studiare con lui. Ma sfortunatamente non era bravo a insegnare. Voglio dire, la sua pronuncia era perfetta, ma ben presto tutti si resero conto che non era un insegnante. Era semplicemente di madrelingua italiana. Alla fine è stato licenziato. Insegnare una lingua richiede la conoscenza della grammatica e della linguistica, così come le strategie di comunicazione. Dopotutto, impariamo una lingua con lo scopo di comunicare. E dobbiamo imparare le diverse modalità di comunicazione, compresa la scrittura. Conversazione, pronuncia, intonazione e persino linguaggio del corpo. Ognuno di loro è importante. Pertanto, è importante che gli insegnanti italiani abbiano un forte background nell'insegnamento con anni di esperienza. Voglio dire, pensavo di essere un buon insegnante quando ho iniziato a insegnare questa bellissima lingua. E forse non ero poi così mai, ma ci sono alcune cose che si imparano solo con l'esperienza. Insegno italiano da più di 15 anni e posso dirti che è vero. Quindi, trovare l'insegnante giusto è probabilmente la cosa più importante che devi fare prima. Perché? Immagina che il materiale non sia moderno o abbastanza buono. Forse è noioso. Come insegnante, lascia che ti dica una cosa, possiamo avere il materiale peggiore di sempre. Ma un buon insegnante può farti imparare l'italiano indipendentemente dalle risorse di cui dispone. A me è successo mentre insegnavo in un istituto italiano. Le risorse erano. Ok, devo essere onesto. Il materiale che mi hanno fornito era pessimo. Davvero noioso. Vecchi libri, video brutti, l'audio era orribile. Non c'erano immagini o flashcard. Devo confessare una cosa, non ho mai usato quel materiale in classe. Mai. Quello che ho fatto è stato, ho creato il mio materiale didattico. Per conto mio. Pensavo fosse meglio. E l'ho fatto più di una volta. Perché questo è ciò che fa un buon insegnante. Sul serio. Non ci sono scuse. Il nostro obiettivo è che tu parli italiano. Questo è l'obiettivo di un insegnante di italiano. Fortunatamente, ora posso creare il mio materiale. Questo video che stai guardando proprio adesso. Ho progettato questo e gli altri presenti sul canale dopo tanti anni di esperienza nell'insegnamento. Ecco perché scegliere il tuo insegnante di italiano è davvero molto importante.
Capisci? Sì, capisco. Ma non è l'unica cosa che devo tenere a mente, giusto? No, ovviamente no. Ci sono più cose che devi cercare quando scegli il corso giusto. Ma questo te lo dirò in un prossimo video, perché ora non abbiamo più tempo. Solo se lo vuoi.